Salve a tutti, bentrovati. Allora, in questo video vi mostro come realizzare una nuova fioriera sotto a questo albero. Guardate quanto è bella, se seguirete i miei consigli anche voi potrete fare la stessa cosa. Ovviamente la fioriera che farò può contenere anche piante più piccole, non è detto che ci deve essere per forza un albero dentro, sta a voi la scelta, è logico. Poiché l'anello di calcestruzzo che mi occorreva era molto grande e quindi molto difficile da trovare già fatto, allora ho pensato bene di crearmelo da solo. Da questo è nato quindi anche l'idea di creare un video apposta per voi. Ok, mettiamoci all'opera. La prima cosa che mi occorre è un martello demolitore come questo che vi sto mostrando. Costa intorno ai 100, massimo 120 euro. In descrizione di questo video, mi raccomando, troverete tutti i materiali e gli attrezzi che ho utilizzato per creare questo progetto. Il vecchio anello l'ho demolito, adesso ne creo un altro in calcestruzzo. Per questo scopo userò questo foglio di compensato per costruire una forma nella quale appunto getterò il calcestruzzo. Il compensato che sto utilizzando ha uno spessore di circa 4 mm e l'ho comprato presso un punto vendita di Leroy Merlin. Poiché mi occorrono delle strisce molto più lunghe, allora faccio delle giunture incollando un piccolo spezzone di compensato. Ok, adesso posso posizionare la striscia di compensato per creare l'anello. Questo anello, oppure questo cerchio insomma, come vedete è molto grande, quindi riesco a piegare il compensato senza romperlo. Ma se questo cerchio insomma fosse stato molto più piccolo, allora vi avrei consigliato di bagnare il compensato per almeno un paio di giorni in modo da ammobbidirlo. Con un metro cerco di centrare questo anello e con questo nastro adesivo adesso lo vado a bloccare. Se l'anello che dovevamo creare fosse stato molto più piccolo, allora sicuramente la striscia di compensato si sarebbe spezzata nel piegarla. Quindi prima di piegarla dovevamo bagnare questo compensato per un paio di giorni per ammobbidirlo. Adesso sto utilizzando un pennarello indelebile per tracciare il cerchio sulle piastrelle. Adesso tutte le piastrelle all'interno di questo cerchio nero devono essere rimosse e per lo scopo utilizzerò un disco diamantato per effettuare il taglio delle piastrelle. Il martello demolitore che sto utilizzando l'ho pagato circa 100 euro. Dunque, in descrizione di questo video troverete l'elenco di tutti i link degli attrezzi che ho utilizzato in questo progetto. Se volete acquistarli dovete solo cliccarci sopra. Questa è la caditoia per la raccolta dell'acqua, ovviamente adesso la devo spostare perché la devo posizionare all'esterno della fioriera. Allora, le piastrelle e il massetto utilizzato per posarle è stato rimosso. Adesso devo rompere il massetto di calcestruzzo che è uscito sotto. Eccolo qua. Guardate com'è solido. Come vedete è molto duro. Quindi adesso cambio lo scalpello. Ne metto uno con la punta molto più sottile per poter frantumare meglio il calcestruzzo. Come vedete questo è il condotto di scarico della caditoia che devo spostare. Cerco di fare attenzione per evitare di non rompere niente.
rimuovo queste barre metalliche che sono state messe per rinforzare il calcestruzzo. Ovviamente per spezzare queste barre adesso sto utilizzando un disco che si usa per tagliare il metallo. Adesso rimuovo lo scarico della caditoia perché lo devo posizionare un po' più lontano dalla pianta. Passo un po' di carta abrasiva per pulire il taglio che ho fatto. Per spostare questo tubo adesso è necessario installare questa curva aperta a 45 gradi. Per fare questo devo prima scaldare molto bene per ammorbidire la plastica, altrimenti non posso innestare la curva. Adesso, prima che si raffreddi, devo inserire la curva velocemente. Bisogna forzare un po' ed è fatta. Ecco, prima di rimuovere la curva, adesso dobbiamo raffreddare. In questo modo, quando rimuoviamo la curva, il tubo che abbiamo scaldato rimarrà ovviamente dilatato. Per fissare la curva in modo permanente, adesso devo applicare questo adesivo che è specifico per il PVC. Dovete sapere che l'adesivo per il PVC si asciuga rapidamente, quindi mi raccomando, una volta applicato fate presto a inserire la curva. Inoltre assicuratevi bene di installare la curva nella posizione giusta prima di applicare l'adesivo. Questo perché una volta installata questa curva non potete più rimuoverla. In effetti avete più o meno 40 secondi di tempo per assemblare i pezzi, dopodiché la colla indurirà, quindi fate presto. Per verificare se la pendenza è quella giusta, vi consiglio di utilizzare una livella a bolla. Allora, la composizione del calcestruzzo deve essere la seguente, quindi prendiamo due parti di questa sabbia, come esempio io prenderò 2 pale di questa sabbia. Poi aggiungo una parte di questa ghiaia, eccola qua, quindi ad esempio metto una pala di questa ghiaia. Ed infine aggiungo una parte di questo cemento scuro, il 42,5R. Quindi metto una pala ed è fatta. Comunque voi potete utilizzare qualsiasi tipo di cemento scuro. Io uso quello che vi ho mostrato perché è di qualità e leggermente migliore. Bene, prima di buttare l'acqua dentro vi consiglio di mischiare i componenti a secco, sarà molto più facile amalgamare i 3 elementi. Bene, ora possiamo aggiungere l'acqua. Mi raccomando, non mettiamone tanta, dobbiamo aggiungere il minimo possibile nel limite della lavorabilità, cioè il minimo che ci consenta di poter lavorare questo calcestruzzo. Ovviamente voi preparerete la quantità di calcestruzzo che vi occorre, rispettando però sempre le indicazioni che vi ho dato, ossia 2 parti di sabbia, una parte di ghiaia e un'altra di cemento. È chiaro che se con questo calcestruzzo dovete creare un massetto carrabile, ossia un massetto sul quale dovete salirci con la vostra auto sopra, naturalmente dentro questo calcestruzzo dobbiamo annegarci anche una rete elettrosaldata.
Tutto questo materiale adesso lo smaltisco stesso dal rivenditore di materiale edile che mi ha venduto i prodotti. Spenderò circa 10 euro. Con queste barre di metallo adesso sto costruendo l'armatura che devo inserire nel calcestruzzo. Questi tondini adesso faranno da sostegno all'anello di metallo che installerò dopo. Ok, adesso costruisco l'anello di metallo. Le barre di metallo che sto utilizzando le ho acquistate stesso dal rivenditore di materiale edile. Ora per fissarle sto utilizzando un po' di fil di ferro. L'armatura di metallo l'ho completata. A questo punto, prima di procedere oltre, installo anche la caditoia e le piastrelle. Mi raccomando, ricordatevi sempre che dovete bagnare prima di mettere il calcestruzzo. Ovviamente per incollare le piastrelle sto utilizzando proprio l'adesivo per le piastrelle. Ok, adesso posso posizionare la striscia di compensato per creare l'anello. Questo anello, oppure questo cerchio, insomma, come vedete è molto grande e quindi riesco a piegare il compensato senza romperlo. Ma se questo cerchio, insomma, fosse stato molto più piccolo, allora vi avrei consigliato di bagnare il compensato per almeno un paio di giorni in modo da ammorbidirlo. Poi dopo vi avrei detto di arrotolarlo intorno a qualcosa, ad esempio un bidone, e lasciarlo per un paio di giorni. Una volta asciugato il compensato avrete creato un cerchio perfetto e piccolo. Come avete visto, il cerchio l'ho composto applicando dei piccoli perni. Il cerchio esterno l'ho installato, adesso faccio la stessa cosa anche con il cerchio che deve andare all'interno. Applico del nastro adesivo per fissare momentaneamente il cerchio esterno. Nel frattempo ho preparato questa cardarella con della sabbia e soltanto 2 cazzole di cemento. Ecco qua, lo sto applicando intorno al cerchio per bloccarlo momentaneamente. Mi raccomando, mettete poco cemento perché al lavoro finito questo calcestruzzo deve essere rimosso. Il cerchio interno invece lo blocco utilizzando delle vecchie barre metalliche. Ovviamente sto usando 1 metro per posizionarlo in modo equidistante rispetto al cerchio esterno.
inoltre tra i due anelli inserisco anche dei spessori di compensato che logicamente saranno tutti della stessa misura. Questo lo faccio perché una volta gettato il calcestruzzo avrò un anello perfetto e omogeneo. Adesso avvicino la terra al compensato perché devo evitare che esca fuori il calcestruzzo che verserò tra poco. Ho finito, mi sembra che i due cerchi sono stati posizionati in modo perfetti ed equidistanti. Ora è venuto il momento di preparare il calcestruzzo. Mi raccomando, dovete rispettare la composizione che già vi ho detto, ossia 2 parti di sabbia in termini di volume, poi una parte di ghiaia, sempre in termini di volume, e poi infine una parte di cemento scuro. Mischiate bene senza mettere l'acqua e infine, quando gli elementi saranno ben amalgamati, poi potete anche aggiungere l'acqua. Come già vi ho detto, la composizione di questo calcestruzzo è ottima anche per formare i massetti carrabili se all'interno ci metterete una rete elettrosaldata. Bagniamo bene prima di versare il composto. Ricordiamoci ogni tanto di colpire con il martello il legno. Questo si fa per far assestare bene il calcestruzzo ed anche per eliminare probabili bolle di aria. Ora preparo altro calcestruzzo. Questa volta, invece di fare 2 parti di sabbia e una parte di ghiaia più una parte di cemento, questa volta faccio soltanto 3 parti di sabbia e una di cemento. Evito di mettere appunto all'interno la ghiaia. Allora, ho evitato di mettere questa ghiaia all'interno perché in quest'ultimo impasto io devo riempire gli ultimi 4 cm del cerchio e siccome devo modellare la sommità di questo cerchio, allora la ghiaia mi avrebbe impedito di farlo se l'avessi aggiunta. Dopo ovviamente vi mostrerò come farò a modellare la sommità di questo anello di calcestruzzo una volta che si sarà indurito. Chiedo scusa se mi ripeto, ricordatevi ogni tanto di colpire il compensato con il martello. Si fa questo, come già vi ho detto, per eliminare l'aria intrappolata all'interno. Bene. Il riempimento è completato, ora fate passare un paio d'ore e poi mi raccomando bagnate ogni tanto per evitare che si possano formare delle crepe. Il calcestruzzo non si deve mai asciugare velocemente. È venuto il momento di rimuovere la sagoma di compensato. Quindi ovviamente rimuovo questo calcestruzzo. Se vi ricordate l'ho fatto con poco cemento, quindi sarà molto facile rimuoverlo. Ora sto creando una sagoma di metallo per modellare, come già vi ho detto, la sommità dell'anello di calcestruzzo.
Questa sagoma adesso la devo passare sulla sommità del calcestruzzo per smussarlo e modificarlo. Ricordatevi che se volete modellare il calcestruzzo come vi sto mostrando in questo momento, fatelo dopo 6 o massimo 8 ore che l'avrete gettato. Non fate passare molto tempo, altrimenti diventerà talmente duro questo calcestruzzo che sarà difficile farlo. Inoltre ricordatevi anche che nella parte superiore di questo anello dovete creare il calcestruzzo senza aggiungere la ghiaia, deve essere solo sabbia, altrimenti appunto non potete passare questo attrezzo. Precisamente nella parte superiore questo calcestruzzo deve essere costituito solo da 3 parti di sabbia e poi una parte di cemento. Ok, come vedete in questo punto c'è un difetto, probabilmente questo vuoto si è creato perché non ho picchiato bene con il martello. Per chiudere questo buco userò il cemento rapido. Bagniamo bene ed applichiamo il cemento velocemente perché questo prodotto indurisce nel giro di 1 minuto. Questa malta invece la userò per rifinire l'anello di calcestruzzo. Voi potete utilizzare anche un qualsiasi rasante cementizio a spessore, vi consiglio un rasante che abbia una granulometria piccola, tipo come la sabbia. Comunque potete utilizzare anche il rasante IG21 di Fassabortolo, è bianco ed è ottimo per lo scopo. Prima di iniziare l'applicazione ovviamente vi consiglio di lavare l'anello per eliminare la polvere. Bene, ora posso iniziare con l'applicazione del rasante cementizio. Vi consiglio di fare almeno 2 passate di questo rasante. Se fa freddo in inverno la seconda passata la potete fare anche dopo 2 ore, mentre invece se lavorate in estate e quindi fa molto caldo, la seconda passata la potete fare dopo 20, massimo 30 minuti. Mi raccomando, ogni tanto pulite con uno straccio per rimuovere il rasante che cade a terra. Dopo che avrete fatto la seconda passata, dunque se è in estate, aspettate una mezz'ora e passate questo frattazzo a spugna, mentre invece se è in inverno e quindi fa molto freddo e il prodotto non si asciuga, allora dovete attendere almeno 2 ore. Bagnatelo bene prima di utilizzarlo. L'utilizzo di questo frattazzo serve per rendere la superficie più omogenea, ossia priva di imperfezioni dovute al passaggio della spatola. Se volete, utilizzate anche un pennello piccolo in questa fase di lavorazione. Alla fine di questa procedura la superficie risulterà gradevolmente ruvida e priva di imperfezioni. Sono trascorsi 3 giorni, ora posso riempire la fioriera con della terra fresca. Questa terra l'ho comprata da un rivenditore di materiale edile. 50 secchi come quelli che state vedendo li ho pagati soltanto 15 euro.
Questo cassettino contiene 15 piantine, l'ho pagato 7 euro, lo potete acquistare presso un vivaio di piante. Per completare la decorazione della fioriera adesso utilizzo anche questo sacco di ciottoli, l'ho pagato soltanto 7 euro da un rivenditore di materiale edile. Sono giunto al termine, ora taglio un po' la pianta perché è cresciuta tantissimo in altezza. Dopo vi mostro il lavoro finito. Dunque, allora non andate via, sono davvero giunto al termine, datemi solo il tempo di installare questi due faretti e poi vi mostrerò il lavoro finito. Allora signori, cosa ne pensate di questo piccolo progetto? Spero tanto che sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto vi chiedo la cortesia di condividere questo video sui vari social e di mettere anche un mi piace. Chiedo scusa, ho dimenticato di dirvi che se volete potete pitturare anche questo cerchio di calcestruzzo con della pittura per esterni, ma comunque potete anche lasciarlo così come ho fatto io, non accade nulla. Bene signori, se avete gradito questo tutorial mettete un mi piace a questo video e condividetelo sui vari social se potete. Con questi due piccoli gesti per voi insignificanti ma per me invece molto importanti darete una bella spinta a questo video e di riflesso ovviamente la darete anche a tutto il mio canale. Vi ringrazio con tutto il cuore e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!